entusiasmante puntata del Peter Goldman Show. È sempre un piacere ritrovarvi qui. Questa sera abbiamo preparato un appuntamento davvero speciale, dedicato all'arte che prende forma dalla pietra, dal metallo e forse dall'anima stessa. Parliamo di scultura, e chi meglio del nostro ospite per guidarci attraverso questo affascinante mondo? L'artista che ho il piacere di presentarvi stasera è conosciuto in tutta Europa per la sua straordinaria collezione Gli Angeli, che ha incantato il pubblico da Parigi a Berlino. Signore e signori, un grande applauso per il maestro Jacob Myers! Ciao Jacob, grazie di essere con noi questa sera. Grazie a lei, Peter. È un piacere essere qui. Allora, partiamo dal principio. La tua collezione, Gli Angeli, è diventato un vero e proprio fenomeno, esposta in alcune delle gallerie più prestigiose d'Europa, rendendoti uno scultore di fama internazionale. Per quale motivo hai scelto proprio la scultura come forma di espressione artistica? Perché ritengo che ogni forma d'arte oltre la scultura possa essere vittima delle intemperie del tempo, è fallace e debole. Ma la roccia è monolitica, immortale. Essa rappresenta la sfrontatezza dell'inamovibile che sputa in faccia alla morte e diviene eterna, ed essendo un materiale povero si slega da ogni possibile affinità col mero egoismo. La pietra è divina, verticalità. Le montagne fatte di roccia ci avvicinano a Dio, e nelle grotte egli si mostra a noi. Affascinante. Dunque mi sembra chiaro che il tuo percorso spirituale abbia un impatto fondamentale sulla creazione delle tue statue e naturalmente sulla collezione degli angeli che ti ha reso noto al grande pubblico. Sì, come è noto, io sono un uomo molto religioso e naturalmente ciò si riflette nella mia arte. Le mie opere non sono altro che un omaggio, per così dire, all'esercito di messaggeri del solo e unico vincitore della morte. Riesce a capire? Noi esseri umani siamo stati creati a sua immagine e somiglianza, ma non sotto ogni aspetto. Egli è eterno e imperituro a differenza nostra, miseri ammassi di carne destinati a decomporsi, ma ci ha anche donato la possibilità di creare, di essere noi stessi Dio. Non ci ha donato immortalità, ma ci ha permesso di crearla. E attraverso l'arte, che l'uomo sconfigge l'inevitabile fine del tutto, ed io come artista posso aspirare a tale potere, perché le mie statue esprimono la mia volontà di distruggere il tempo e di rendere indistruttibile l'anima. Nelle mie statue c'è vita. Bene Jacob, è stato davvero illuminante sentire le tue riflessioni sull'arte e sulla vita. Prima di salutarci, dici un po', c'è qualcuno di speciale a cui vorresti dedicare un saluto? Vorrei salutare mia moglie e i miei 2 figli. La loro presenza è stata fondamentale per la mia arte. E li salutiamo anche noi. Grazie ancora Jacob per essere stato qui. E noi ci vediamo domani per una nuova puntata del Peter Goldman Show. Non mancate! Ti riceviamo, agente. Condividi la posizione del ritrovamento. Abbiamo trovato un artigiano in Svizzera sotto segnalazione della direttore del museo. Con questo siamo a 4. Cristo, come si sono anche solo a pensare a una cosa del genere? Basta così, è sufficiente. Portatemi quel bastardo di Myers.